Ciao e bentrovati, io mi chiamo Flavian e benvenuti in questo spazio dove parliamo di astrologia come strumento di guida nella nostra vita. In questo video vi parlerò degli eventi astrologici del mese di maggio per l'ascendente Pesci, ma come vi dico sempre, se volete avere un'idea più olistica nell'insieme di quello che le stelle vi riservano, vi consiglio di ascoltare il segno zodiacale del vostro ascendente, del vostro sole e della luna. Ma l'ascendente, come sempre, rimane quello più importante. Per il pesci, ascendente, sole e luna in pesci, il mese di maggio è un mese ricco di eventi perché c'è molta attività nel settore della comunicazione per voi. C'è Mercurio che torna diretto nel segno del Toro, abbiamo un'eclissi nel segno dello Scorpione, a Giove che dopo 12 anni entra nel segno del Toro, Marte anche lui cambia segno ed entra nel segno del Leone, il Sole invece entra nei segni dei Gemelli e Venere nel segno del Cancro. Ma vediamo un po' più nel dettaglio cosa ci riserva il mese di maggio per i pesci. Il mese inizia con Mercurio retrogrado che è già nel segno del Toro, nella vostra terza casa della comunicazione, dell'educazione, ma anche degli spostamenti e viaggi quotidiani tipo casa-lavoro. E qui Mercurio può creare qualche sorpresa nella vostra vita quotidiana. Ci può essere qualche problema con la macchina, per esempio, magari dei piccoli incidenti oppure portate la macchina dal meccanico per un problema e 2 giorni dopo il problema si ripresenta ancora. Ecco, questo può verificarsi sempre con Mercurio retrogrado, oppure ci sono dei ritardi con la reparazione. È bene comunque con Mercurio retrogrado di controllare tutto prima di ogni spostamento, documenti, il visto se dovete viaggiare, fare un viaggio lungo, oppure magari in questo periodo ci sono dei blocchi, ritardi con documenti legati alla casa, per esempio, contratti e revisioni che richiedono la vostra attenzione, magari ci sono delle correzioni, oppure ci possono essere delle conversazioni importanti con fratelli o sorelle o con i vicini di casa. Magari ci sono dei cambiamenti legati alla zona dove vivete, questo richiede il vostro intervento per risolvere qualche disputa di troppo, per esempio. La terza casa è anche la casa dell'educazione, per cui molti pesci ah, potranno rivedere o riprendere un vecchio corso o vecchi libri che ti potranno essere molto utili, oppure riscrivere dei documenti. Penso a una tesi, se devi completare un percorso di studi, ma anche c'è un'opportunità di fare dei brevi viaggi, rivisitare dei vecchi posti del passato, un po' tradizionali o magari in natura, perché no? Se invece avete un'attività in proprio, magari sarete obbligati a rivedere la vostra strategia di comunicazione e di marketing o il modo per attirare nuovi clienti. In ogni caso è bene avere un po' di pazienza e analizzare bene, specialmente fino al 15 maggio, quando Mercurio riprende il suo moto diretto e piano piano le cose iniziano a tornare alla normalità, ad andare nella direzione giusta, anche le vostre idee cominciano ad essere più chiare e limpide e Mercurio vi dà anche il via libera per muovervi nella direzione giusta, ok? Dico piano piano perché Mercurio
sarà ancora invisibile, sarà nell'ombra ancora per circa 2 settimane e che richiederà un po' di pazienza in più, ma le cose si risolveranno, ecco. Tenete conto che Mercurio qui vuole preparare il terreno per quando Giove entrerà nella vostra terza casa dal 16 di maggio, per cui è bene approfittarne adesso e rimettere le cose in sesto, ok? Il 5 maggio invece avremo un'eclissi lunare nel segno dello Scorpione, nella vostra nona casa. Dei viaggi, degli studi, dei pensieri e delle proprie convinzioni, ma anche della religione. Per cui molti pesci in questo periodo, questo mese e anche nelle prossime settimane, potranno abbandonare qualche credenza negativa o tossica che non vi serve più in questa tappa della vostra vita o che impattano negativamente le vostre finanze e le vostre risorse. Magari c'è bisogno di cambiare la visione sul futuro e di vedere le cose anche da un punto di vista più spirituale, ok? Non a casa. Qualcuno potrà anche concludere o abbandonare un percorso formativo, magari l'università, o cambiare di professore o un mentore, o iniziare anche un nuovo percorso formativo. O magari con questa luna piena qualcuno potrà anche terminare un progetto sul quale stava lavorando da tempo, come pubblicare un libro, perché no? Queste sono attività della nona casa. Da un altro canto, questa è anche la casa dei viaggi, dei documenti di viaggio, per cui ci possono essere dei risvolti per quanto riguarda i viaggi, magari si presenta delle opportunità di viaggio all'improvviso in questo periodo, oppure qualcuno deve cambiare residenza. Se è il vostro caso, è sempre meglio se potete, diciamo, viaggiare dopo l'eclissi, dopo il 6 e il 7 maggio, per evitare qualche problema. Per i pesci più avanti con l'età potrebbero anche diventare nonni, perché no? Oppure ci possono essere dei cambiamenti o qualche evento un po' drammatico può avvenire nella vita dei vostri nipoti. Ma ecco, tutto può variare in base al proprio tema natale, specialmente se avete pianeti sull'asse Toro-Scorpione oppure nei segni fissi, quindi anche Acquario e Leone, specialmente intorno al 15° grado. Ma ecco, qui bisognerebbe vedere il tema natale di ognuno, ma in ogni caso sappiate che questo è un evento karmico perché è insieme al nodo sud della Luna e tutto quello che può succedere nella vostra vita è per mettervi su una nuova strada, perché il passato non ha più ragione di esistere, ok? Tenete presente anche che gli effetti si possono sentire anche un mese prima dell'eclissi, quindi già dagli inizi di aprile, e che può durare fino a 18 mesi per completare il ciclo. Ok? Il 7 maggio invece abbiamo Venere che entra nel segno del Cancro, nella vostra quinta casa. E questo è un transito molto positivo per voi, perché Venere vi renderà più creativi e artistici
vi permetterà di avere più ispirazione anche con i bambini, oppure anche essere più affascinanti. Per qualcuno può trattarsi anche di nuovi amori, più divertenti, dove non ci sono troppi drammi, oppure incontrare qualcuno facendo dello sport o degli hobby, ok? Ma il grande evento di questo mese di maggio è Giove che dal 16 di maggio entra, dopo 12 anni nel segno del Toro, nella vostra terza casa e vi resterà per ben 12 mesi. E qui Giove vi permetterà di essere più sociali, di incontrare nuove persone, molti potranno imparare nuove cose nel prossimo anno, potranno cominciare un nuovo percorso formativo per migliorare le proprie capacità, anche pratiche, perché si verifica nel segno del Toro, come guidare una macchina, oppure fare nuovi corsi per quanto riguarda la compravendita di beni e servizi, magari sul marketing o su come gestire un'azienda. Penso anche al web design, alla programmazione, ok? Tutto quello che potrebbe rappresentare un vantaggio per la vostra professione, ok? Perché Giove governa la vostra 10ª casa della professione, ok? E della vocazione. Oppure voi stessi potreste iniziare un percorso di insegnamento, perché no, magari di una lingua straniera, oppure insegnare online. Questa è un'altra possibilità. Questo è anche un ottimo aspetto invece per tutti coloro che sono giornalisti o blogger, tutti quelli che lavorano nel settore della comunicazione, o comunque qualunque persona voglia anche scrivere un libro. È un aspetto molto favorevole per questo. Se avete un'attività imprenditoriale, potrete avere maggiore successo con delle nuove campagne di marketing, oppure sui social media. Magari avrete l'opportunità di creare un nuovo sito internet, di attirare nuovi clienti. È ottimo questo transito per il settore dei trasporti, ma anche della tecnologia, della compravendita di beni e servizi, oppure di prodotti agricoli, visto che siamo Giove nel segno del Toro. Ma in ogni caso sarete molto più impegnati nelle vostre attività di tutti i giorni, e se per caso ci sono delle dispute, specialmente con i fratelli e sorelle, se ne avete, oppure con i vicini, Giove qui vi permetterà di risanare la vostra relazione con loro, ok? E con la luna nuova che avviene nella vostra terza casa il 19 maggio, questo è il momento ideale per seminare nuove intenzioni per tutto quanto detto su Giove in Toro, e principalmente riguardo a corsi o campagne di comunicazione, vendita di prodotti, un sogno, qualcosa che vi rappresenti e che vi possa permettere di avanzare nella vostra carriera e manifestare nuove opportunità nella vostra vita, perché un nuovo capitolo eh, può iniziare e che durerà per ben 12 anni con Giove. Il giorno successivo Marte entra nella vostra sesta casa e vi resterà per ben 7 settimane. E in questo periodo i pesci avranno molta più energia e motivazione per
sbrigare delle faccende lavorative, magari ci sono più incarichi o sarete chiamati a fare uno straordinario in questo periodo. È bene fare attenzione con i colleghi di lavoro, perché in questo periodo ci può nascere qualche frustrazione in più. È un ottimo periodo invece per prendersi cura della propria salute e fare dello sport, per esempio, oppure se non siete proprio in forma, Marte può portare qualche infezione o magari avrete un po' di febbre in più. Cercate di evitare anche il cibo troppo piccante o troppo caldo, troppo bollente. Ecco. Questo è tutto per gli amici dei pesci, spero vi sia piaciuto questo video e che vi sia stato utile più che altro. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, attivate la campanella per restare sempre aggiornati, perché ogni mese pubblico nuovi video dove analizzo le energie del periodo e più che altro scrivetemi qua sotto se avete delle domande. Oppure dei feedback, ne sarò molto contento di leggerli anche per migliorare i miei contenuti, perché no? Ecco, questo è tutto, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!